Buonasera a tutti, come state? Benvenuti a un nuovo episodio di Caffè Italiano. Sono Manu Venditti di Italy Made Easy. Spero che mi vediate e mi sentiate, perché come sempre ci sono problemi tecnici. Il bello della diretta. Buonasera a tutti o buongiorno se siete in Australia, come Carol e come molti di voi. Che cosa facciamo oggi? Prima di tutto, parliamo velocemente di che cos'è questo programma. Perché Caffè Italiano con Manu? Aspetta, non ho acceso neanche la luce oggi. Guarda, c'ho la luce. Caffè Italiano con Manu, perché? È un programma in italiano, 100% o a volte 99%, dove io, un insegnante di italiano, parlo in italiano in modo chiaro, lento ma non impossibile, non assurdo, normale su più lento, e interagisco con voi studenti che siete dal vivo. Io vorrei fare un controllo. Ho il problema di mouse, ho problema di tastiera, ho tutti i problemi tecnici oggi. Quindi, veramente, spero di non fare un casino. Ecco, infatti, è tutto bloccato, fermi tutti. Sto così. Io spero di essere in diretta. Sono in diretta? Ci siamo? Scrivete nei commenti. Scrivete nei commenti se è tutto ok. Tutto bene? Ok, per fortuna. Per fortuna, per fortuna. Vorrei sapere quante persone ci sono. Su YouTube abbiamo 191 studenti. E poi abbiamo studenti dalla pagina Facebook di Italy Made Easy. Non so quanti perché non ho la tecnologia adesso. Abbiamo studenti dal gruppo di Facebook di Vita Italia e anche di How to Move to Italy. Sono pagine Facebook interessanti, controllatele. E cosa abbiamo qui? Voi vedo che parlate di politica, ma io non parlo di politica. Oggi parliamo, come sempre, di italiano, con la nostra bellissima, fantastica, divertente, spero, ruota della fortuna, che di solito cade. Ma prima di cominciare, fatemi sapere, come state? Tutto bene? Nel vostro paese? Questo programma è dal vivo, adesso, sono 12 minuti. Guardate l'orologio. Se l'orologio dice 12, siamo in diretta, live. Ma se voi tornate a questo video fra 2, 3, 4 giorni, trovate anche i sottotitoli in italiano. Quindi vediamo tutti a posto. C'è Jim, c'è Ida, Jean non c'è male. Aspetta, posso farli vedere? Non si vedono. Allora, tutto bene dalle Hawaii? Dalle Hawaii. Avete mai sentito un italiano che pronuncia il nome di paesi o stati in inglese? Le Hawaii. David Moore, sto bene, abito in Italia, ma devo imparare l'italiano subito. Bisogna imparare? Sì, bisogna imparare. Allora, io provo a fare il primo giro di ruota. Se funziona il mouse... Oh, benvenuto, Julien. Benvenuto, maschio, sì. Se funziona la ruota... Anzi, no, se funziona il mouse, perché ho il mouse senza fili che non funziona. Ho la tastiera senza fili che non funziona. Ho il mouse con il filo che spero funzioni. Altrimenti parliamo e basta. Chihiro, dal Giappone. Chihiro, mi ricordi un film? Un bellissimo film di animazione. Gatto Nero, il Bluetooth è un incubo, un sogno brutto. Bluetooth, esatto. Giriamo la ruota, vediamo che cosa succede e poi giochiamo. Bevo perché i primi minuti di diretta sono di uno stress incredibile.
Basma, saluti all'Egitto. E all'Irlanda da Shimus. Allora, che è uscito? Verbi. Allora, in questo gioco dobbiamo coniugare dei verbi. Oggi, vi avverto, sono verbi difficili. Sono verbi difficili. Aspetta. Ah, è uscito già. E ovviamente è troppo grande. Troppo... No, niente, non riesco. T'ho detto, la tecnologia non funziona mai. Vabbè, meglio di niente, no? Lo vedete? Allora, indossare, come indossare la mascherina, esatto. Chi l'ha detto? Oh, Julian, benvenuto. Indossare la mascherina significa to wear. Dobbiamo coniugarlo, se io riesco un attimo, al futuro semplice per loro. Quindi loro è il verbo indossare nel futuro. They will wear. Vediamo se lo sapete. Allora, posso farlo vedere nella chat. Se la sposto là si vede un po' meglio. Insomma. Indosseranno, dice Steve, indossiamo. Questo è il presente Colette. Indosseranno, T. Morgan, quasi. Quasi. Indosseranno. Ho visto la risposta giusta. Ed è indosseranno. Quindi 2S perché indossare. E poi 2N perché il futuro di loro è A-N-N-O. Anno. Per i verbi in are. Quindi indosseranno. Il futuro è... non lo so se è difficile. Voi trovate il futuro difficile? Il futuro in italiano è difficile o non è così difficile? La cosa bella del futuro, studenti, ragazzi, ragazze, signore, signori, bambine, bambini, la cosa bella del futuro in italiano è che quasi mai nel parlato usiamo il futuro per parlare del futuro. Che tempo verbale usiamo in italiano per parlare del futuro? Qual è il tempo verbale che usiamo in italiano per parlare del futuro? Non è il futuro. Il futuro lo usiamo nello scritto, magari. E poi mentre voi rispondete, aspetto la risposta, se arriva. Buh. Spero di essere ancora online. Ci siamo? Hello? Buonasera? Non mi arrivano messaggi? Non mi arrivano messaggi nella chat? Ai ai ai. Ok, vedo, state rispondendo, lo vedo su YouTube, ma non vedo le mie risposte nella mia chat. E vabbè. Per parlare del futuro in italiano, parlato, usiamo il presente. Il presente indicativo. Quindi, per esempio, l'anno prossimo vado in Italia. Vado, non andrò in Italia. L'anno prossimo vado in Italia. Usiamo il presente. Ma allora quando usiamo il futuro in italiano? Nell'italiano parlato usiamo il futuro, certamente, ma quando? Dice Jorge, domani vado al cinema. Roberta Fernandez. Ciao, buonasera. Allora. Non usiamo il futuro per parlare del futuro, no. Nel parlato, quasi mai. Quando l'azione è nel futuro... Rita! Rita, to express doubt. Esatto, usiamo il futuro quando c'è il dubbio nel futuro. Per esempio, o quando non siamo sicuri. Un giorno andrò in Italia. Ma quando? Boh, non lo so. Un giorno andrò in Italia. Presto ti sposerai. Ma quando? Boh, quando non siamo sicuri. Sì? Facciamo?
Spero di sì. Dita incrociate. Eccomi. Ui. Altro problema tecnico di oggi? Non funziona internet. Perché in Australia internet è una cosa terribile. In Italia non è male. In Australia, dove sono io, terribile. Ma allora, ci siamo. Perfetto, siamo tornati, che bello. È uscito Proverbi. Proverbi. Allora io vi propongo un proverbio. Vi propongo un proverbio. Se riesco. Un attimo. Sempre difficile. Io vorrei un assistente. C'è qualcuno che vuole fare l'assistente di Manu? Allora, ci siamo? Eccoci qua. Non entra bene, ma proverbi, spero che voi vediate. Dice, boh, niente. Uomo avvisato, mezzo salvato. Così. No, niente, non funziona proprio. Uomo avvisato, mezzo salvato. Vediamo se voi capite che significa. Uomo avvisato, mezzo salvato. La tecnologia. Quanto stress, mamma mia. Warned is half saved, dice Lynn. Io non conosco. Michael Rubino. Man warned is half saved. Ok, ma esiste in inglese? Non conoscevo. Ma che vuol dire? Gatto nero. A person advised is half saved. Che significa? Che significa? Quando usiamo questa espressione. Christine dice forewarned is forearmed. Boh. Boh. Dice Lisa. Boh. Esatto, anche io dico boh. Vediamo. Mi dicono, chi viene avvertito in tempo di un pericolo può ancora salvarsi. Chi viene avvertito in tempo di un pericolo può ancora salvarsi. Che significa? Allora, per esempio, faccio un esempio. Io sono un genitore e dico a mio figlio, fai i compiti, altrimenti, o se no, non esci stasera. Fai i compiti, altrimenti non esci. Quindi posso dire, uomo avvisato, mezzo salvato. Nel senso che io ti ho detto le conseguenze. Sai che cosa succede se non fai quello che ho detto. Quindi dice, knowledge in advance enables one to be prepared. Ok? Boh, non lo so. Non sono anglofono, sono italiano, giusto? L'inglese lo so abbastanza, ma non moltissimo. Facciamo un altro giro di ruota? Facciamo un altro giro di ruota, dai. Allora. Lauren! Oh, Lauren! Tanto tempo! Knowing is half the battle. Boh, forse, sì. La risposta più bella oggi è stata boh. Boh. Che significa non lo so. Vediamo. Facciamo un altro giro, dai. Oh, è uscito il punto interrogativo. Il punto interrogativo, vediamo. Proviamo così. Facciamo. Dove sta? Che significa? Quindi avete una opportunità per chiedere a Manu. Manu, che significa qualcosa che hai sentito in italiano, ma non sei sicuro? Che significa? Boh, che significa altrimenti?
che significa altrimenti. Altrimenti significa otherwise. Oh, vedo una bella domanda da Ingrid. Non so se la vedete. Urca. 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 U-R-C-A. Urca è un'esclamazione. È come dire wow. Quindi possiamo dire cavolo. O wow. Mamma mia. Urca. È un'espressione. È un'espressione di esclamazione. Fuong per magari. Abbiamo un video fantastico qui sul canale di Italy Medisi, quindi vai su YouTube, Italy Medisi, e cerca magari, abbiamo il video perfetto. Perfetto. Ho visto ahimè. Ahimè? Ahimè significa purtroppo. Credo che in inglese c'è alas. Credo in inglese è tipo alas. Alas? Boh. Ahimè. Purtroppo, nella mia opinione, qualcosa. Ok, l'ultima, dai. Dai è un esortativo per incoraggiare una persona a fare qualcosa. Dai, andiamo. In inglese, come on. Dai, parla. Come on, speak. Ci siamo? Perfetto. Altro giro, altra corsa, è un'espressione, cercate questa espressione, altro giro, altra corsa, è un'espressione che usiamo nelle giostre significa la fiera, il carnevale, in inglese carnival, fair, in italiano le giostre, il Luna Park, quindi altro giro, altra corsa, quando comincia una nuova corsa, voilà. Escape Matrix Enterprise. No, altro giro, altra corsa significa semplicemente entrate e cominciamo il giro. Another turn, another round. Che è uscito? Scrivi. So che a voi piace molto il dettato, quindi siamo pronti per un dettato. Per questo esercizio dovete scrivere nei commenti quello che io dico. Potete scrivere mentre io parlo, mentre io detto, ma alla fine scrivete tutto il vostro dettato. Sono 3 o 4 frasi, non sono molte. Intanto lo cerco. E abbiamo il dettato, il dettato. Allora, siete pronti? Scrivete nei commenti quello che io dico. Sono 1, 2, 3, 4 frasi. Potete scrivere tutte le frasi, ma poi alla fine scrivete tutto il dettato, tutto il testo. Scrivere nella chat o nei commenti. Vado. Durante il tempo libero, le attività da svolgere sono tantissime. Punto. Marco preferisce pescare al lago. Virgola, comma. Alice ama girare in bicicletta. Virgola. Anna fa sempre delle lunghe passeggiate sulla spiaggia. Anna fa sempre delle lunghe passeggiate sulla spiaggia. E è finito, quindi rileggo tutto perché è lungo. E poi voi scrivete tutta la risposta nella chat così io guardo. Durante il tempo libero le attività da svolgere sono tantissime.
Marco preferisce pescare al lago. Alice ama girare in bicicletta. Anna fa sempre delle lunghe passeggiate sulla spiaggia. Allora, vediamo le vostre risposte, se riesco. Che abbiamo? Anna fa sempre... Alice ama girare in bicicletta. Anna... Ottimo! Il dettato è importante perché anche se tu non capisci il significato, puoi forse capire le parole. Questo è un esercizio importante. Ottimo, ottimo. Complimenti. Vediamo la risposta. Oddio, non so se la vedete, forse così è un po' meglio. Scusate, la grafica è pessima oggi. Allora, durante il tempo libero, le attività con 2T, attività, con l'accento, da svolgere. Svolgere. Sentite la svolgere. Sono tantissime. Con 2S, tantissime. Marco preferisce pescare, to fish, al lago. Hai visto? Quando io dico al lago, sembra una parola. Al lago, ma sono due. Al lago. Alice ama girare in bicicletta. Anna fa sempre delle lunghe passeggiate con 2G e la I, passeggiate sulla spiaggia. Le parole difficili qua sono lunghe. Avete messo H? Avete scritto lunghe con la H. Lunghe, G-H-E. E poi passeggiate, G-G-I-A, passeggia, e spiaggia. Vicky, che significa svolgere? Qualcuno conosce il significato di svolgere? Che significa svolgere? Mi piace, mi piace. Allora, vediamo se c'è la risposta per svolgere. Svolgere è una parola grande per dire... Jorge dice sviluppare, sì. Perform. Fare. Fare. Carry out, sì. Svolgere significa fare. Per esempio, devo svolgere un'attività fisica. Devo fare un'attività fisica. Devo svolgere un esercizio. Devo fare un esercizio. To do something. Esatto, svolgere, fare. Praticamente fare. È un modo carino per dire fare. Complimenti, vedo che avete scritto molto bene. Perfetto. Facciamo un altro giro. Ma prima, allora, facciamo un discorso fra amici. Vi vorrei dire alcune cose. Allora, primo, vi voglio tanto bene e spero che questo periodo non vi abbia fatto impazzire, diventare matti, stare sempre a casa, uscire con la mascherina. Spero che stiate bene e io spero che Italy Made Easy sia una bella distrazione. Noi vogliamo essere una distrazione utile. Distrazione utile. E abbiamo una cosa importante, abbiamo finalmente lanciato il nostro sito italymedisi.com, che è bellissimo, ma ancora non è finito, ma è a metà. Potete vedere il nuovo sito dove trovate tutti i nostri podcast con il PDF, trovate le domande, i video di Ask Manu Italiano, trovate tante belle cose e presto trovate anche un modo facile per capire quale corso va bene per voi. Al momento è ancora un po' complicato, ma ci stiamo arrivando, piano piano, piano piano. Un'altra cosa, se voi non lo sapete, ricominciamo Ask Manu Italiano, che è una serie dove io rispondo alle vostre domande con un video dedicato. Se avete una domanda, potete andare a italymedisi.com/askmanu. Se lo volete scrivere nella chat, perché io non posso, non ho la tastiera, quindi italymedisi.com/askmanu, e
potete mandare la vostra domanda e poi io faccio un video YouTube per voi, se è possibile. Pronti? Facciamo un altro giro. L'ultimo giro. Allora. Vediamo. Che esce. Cos'è? Questo... Cos'è? Aspetta, non mi ricordo questo gioco. Allora, cos'è? Adesso ve lo dico. Ah, ecco, alright. Ho capito, mi ricordo. Io vi do una definizione e voi dovete scrivere nella chat che cos'è questa cosa. No. Un attimo. I soliti problemini tecnici. Allora, potete scrivere nella chat area riservata alla sosta dei veicoli. Questa è la definizione. Area riservata alla sosta. La sosta significa fermarsi, lo stop. Dei veicoli. Che cos'è? E vedo Scott ha scritto parcheggio. TJ Morgan, parcheggio. È il parcheggio, esatto. È il parcheggio. Voilà, il parcheggio. Facciamone un altro, già che ci siamo, perché no? È un elettrodomestico usato per cuocere dolci e altri cibi. Elettrodomestico usato per cuocere dolci e altri cibi. Ma ho già fatto questa domanda? Boh, non lo so. Mi piace moltissimo i telemedisi. Rochelle, grazie mille. È il forno. Un attimo, Eccolo qua, avete detto tutti il forno. Quindi io direi che con il vocabolario siete bravi. Siete veramente bravi col vocabolario. Conoscete un sacco di parole italiane. Il forno. Ecco qua. Che fatica. Prima di... La stufa non cuoce. La stufa è per il calore. Quando hai freddo, accendi la stufa. Quindi il riscaldamento, il caldo. Quindi questo è il forno, è per cuocere. Ok, abbiamo finito. Secondo me abbiamo finito. Abbiamo passato una bella mezz'ora insieme. Ricordate, tornate a questo video fra 4 o 5 giorni per guardarlo ancora con i sottotitoli. Se avete un ultimo messaggio, io sono pronto per chiudere, ma se avete un messaggio scrivete ancora. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato. 200 persone su YouTube più tutte le persone su Facebook. Siete un gruppo fantastico di studenti che si applica. Siete un gruppo che merita il successo. Meritate di parlare l'italiano perfettamente. Io spero di aiutarvi. Tutti noi di Italy Medisi speriamo di aiutarvi. Ricordatevi, Italy Medisi non è solo Manu. Italy Medisi è un team. Abbiamo tante persone che vi aiutano. Grazie a tutti. È troppo corto? Troppo corto. Sapete qual è il problema? Uno è, se è troppo lungo diventa pesante. Diventa un po' troppo. Guardare un'ora in italiano, pesante. 2, diventa impossibile fare i sottotitoli. Perché trascrivere mezz'ora, ok, ma trascrivere un'ora è troppo. Non lo faccio io, ma c'è qualcuno nel team che lo fa e è troppo, è veramente troppo. Io vi ringrazio veramente di cuore e vediamo un po' che devo fare.
Così. Sono qui, pronto per darvi un abbraccione e tanti abbracci, tanti baci, buono studio, buon riposo, buonanotte se andate a letto. Ciao, andate su italimedisi.com, fate mi piace, fate